Oggi vorrei provare a rispondere alla domanda di Giancarla, che mi chiede di approfondire il tema delle pitture corporali presso i Celti. Il fatto che i Celti fossero usi a dipingersi il corpo è una nozione che fa parte del bagaglio di molti, e questo probabilmente a causa di un film del 1995, Braveheart. Già in precedenza, con il Robin Hood di Kevin Costner del 1991, si erano visti sullo schermo di sfuggita dei guerrieri celti con il volto dipinto, ma è sicuramente Braveheart che in qualche modo canonizza l'elemento. Infatti Braveheart rappresenta in maniera approfondita una realtà celtica, per quanto tarda, quella della Scozia medievale, i cui guerrieri sono rappresentati con il volto dipinto di blu. In seguito poi vi sono state molte altre pellicole, come ad esempio King Arthur oppure Centurion, e in tutte queste le pitture corporali sono state elemento imprescindibile nella rappresentazione dei guerrieri celtici. Va detto che a loro volta tutte queste pellicole andavano ad attingere a un immaginario che era radicato in Europa già da moltissimo tempo, probabilmente a partire dal 1500, con la diffusione di tutta una serie di stampe che rappresentavano gli antichi abitanti delle isole britanniche nudi e con il corpo dipinto. Infine, come italiani, non possiamo non ricordare lo stralcio di uno dei tanti discorsi strampalati di Benito Mussolini, nella fattispecie quello del 2 dicembre del 1942 alla Camera, che cita quanto segue. Già da gran tempo io non ho più illusioni, e forse non le ho mai avute, sullo stato di civiltà del popolo inglese. Se voi strappate agli inglesi l'abito col quale prendono il tè alle 5, voi troverete il vecchio, primitivo, barbaro britanno con la pelle dipinta a vari colori e che fu dominato dalle legioni veramente quadrate di Cesare e di Claudio. Ma comunque, quanto è affidabile questa immagine? Quanto è cliché e quanto invece risponde a un elemento reale? Andiamo a vedere insieme. I primi a scrivere di quella che a una lettura superficiale potrebbe effettivamente ricordare una pratica relativa alle pitture corporali in un contesto celtico sono Cesare e Pomponio Mela, ed entrambi lo fanno quando scrivono delle usanze dei popoli delle isole britanniche. In particolare dei due va tenuto in gran conto Cesare, poiché in questo caso egli è una fonte primaria, ovvero un testimone oculare. Sappiamo infatti che Cesare si recò in Britannia per ben due volte, la prima nel 55 e la seconda nel 54 a.C. A Cesare e Pomponio Mela fanno poi eco tutta una serie di altri autori greci e romani. Ma un dato importante che va sottolineato è che sembra che questa usanza di dipingersi, o meglio decorarsi il corpo, fosse caratteristica non dei Celti in generale, ma precipua di quelli che abitavano la Britannia. Noi dagli storici classici conosciamo moltissime usanze particolari che erano proprie di tutti i popoli con i quali i greci e romani erano entrati in contatto. Ad esempio sappiamo che alcuni elementi del mondo germanico erano soliti scendere in battaglia con i corpi dipinti, così come sappiamo che Traci, Illiri, Daci e Sarmati erano soliti tatuarsi. Eppure noi non abbiamo alcun riferimento a queste pratiche relativamente ai Celti continentali, ovvero ai Galli, dei quali peraltro le fonti classiche riportano altre usanze che evidentemente agli occhi di greci e latini apparivano bizzarre, come ad esempio quella di impastarsi i capelli con la calce. In particolare il fatto che Cesare, che doveva essere un profondo conoscitore della cultura gallica, scriva che l'uso di decorarsi il corpo era caratteristico dei Britanni, in maniera implicita sottintende che i Galli non dovevano praticarlo. Certo, la presenza in Gallia Transalpina di alcune tribù dai nomi particolari, come ad esempio Pictones, così come la presenza di alcune monete che portano l'effigie di un volto che sembra presentare dei marchi, dei disegni sulle guance, potrebbero essere usati
per avanzare l'ipotesi che una pratica del genere fosse presente in alcune realtà specifiche della Gallia transalpina, ma in ogni caso doveva già essere stata abbandonata all'arrivo di Cesare. Comunque, questa è speculazione, non potremmo mai saperlo per certo. In ogni caso, il fatto che i goideli irlandesi utilizzassero il termine cruitni, i marchiati, per indicare alcune specifiche tribù dell'Irlanda orientale e della Britannia, indica come la pratica di decorarsi il corpo non fosse comune a tutto il mondo celtico, ma al contrario fosse precipua e specifica di alcune realtà che vivevano al suo interno. Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio la testimonianza di Cesare. Omnes vero se Britanni vitro inficiunt, quod caeruleum efficit colorem, atque hoc orribiliores sunt in pugna ad spectu. I britanni poi si tingono tutti con il guado, un materiale che rende cerulei, e per questo il loro aspetto è più terribile nelle battaglie. Cesare, De Bello Gallico, 5, 14, 2. Il termine utilizzato da Cesare per indicare la sostanza con la quale i britanni si tingono il corpo è vitrum, e lo stesso termine noi lo ritroviamo in Pomponio Mela. Grazie a Vitruvio noi sappiamo che vitrum era la parola latina per definire quella pianta tintoria che invece i greci chiamavano isatis, ovvero il guado. Il guado è una pianta tintoria che veniva utilizzata principalmente per tingere le stoffe e con la quale si potevano ottenere diversi colori che andavano dal blu all'azzurro al turchino fino ad alcune sfumature del verde. Grazie alla sperimentazione dell'archeologa Gillian Carr, noi oggi sappiamo che amalgamando il pigmento del guado con diverse sostanze oleose si possono ottenere altrettante tinture per il corpo che hanno un'ottima tenuta e che a loro volta possono variare dal blu all'azzurro al turchino fino al verde. E questo si sposa perfettamente con il caeruleum utilizzato da Cesare, un termine latino che indicava sia il colore del cielo sia quello degli abissi marini, oppure con un altro termine che invece è utilizzato da Ovidio per indicare i britanni, che è viridis, verdastro, verdeggiante. Gillian Carr, oltretutto, vorrebbe mettere in relazione con la fabbricazione di questo pigmento tutta una serie di mortai e piccoli pestelli da cosmetici che sono stati ritrovati in Britannia e che sono datati all'età del ferro. Parallela alla testimonianza di Cesare è quella di Plinio, che parla dell'uso delle donne dei Britanni di tingersi tutto il corpo completamente con una tintura ricavata da una pianta che lui chiama glastum e che dice che rende le donne dei Britanni simili agli etiopi. Plinio dice anche che le donne britanniche si tingono con questa pianta per partecipare a specifici rituali religiosi. È evidente qui che la testimonianza di Plinio non è sovrapponibile a quella di Cesare e a quella degli altri autori, sia perché Plinio conosceva il guado con il nome greco di Isatis e che quindi se usa glastum per indicare questa pianta evidentemente fa riferimento ad un'altra tipologia di pianta tintoria. Oltretutto questa usanza di cui parla Plinio sembra evidentemente legata esclusivamente a delle specifiche ritualità religiose e esclusivamente al mondo femminile, al contrario di quanto riportato da Cesare e dagli altri autori. Ma soprattutto quella riportata da Plinio è evidentemente una pratica relativa a delle tinture, a delle pitture corporali, mentre in realtà quella di Cesare, di Pomponio e di tutti gli altri autori greci e romani probabilmente era altro. Incuriosisce il fatto che il verbo utilizzato da Cesare per descrivere il processo di decorazione del corpo dei Britanni non sia pingo, dipingere, bensì infichio, tingere ma anche contaminare, nonché il verbo utilizzato normalmente in latino per descrivere il processo di tintura delle stoffe.
quindi una colorazione semipermanente. Va anche sottolineato che, a differenza di Tacito, quando descrive alcune realtà del mondo germanico, Cesare non scrive che i britanni si tingono il corpo per sembrare più terribili in battaglia, ma che, poiché hanno il corpo tinto, in battaglia sembrano più terribili. Una differenza apparentemente sottile, in realtà molto determinante. Ma andiamo ad esaminare altre fonti, quelle più tarde. Erodiano, parlando dell'abitudine dei britanni di decorarsi il corpo, dice che riproducono sulla pelle delle figure di animali e per descrivere il processo utilizza il verbo greco stizo, che significa pungere. Solino arriva addirittura a scrivere che in Britannia esistono degli artifices plagarum, dei maestri delle ferite, che inscrivono sul corpo dei giovani britanni delle figure di animali. Infine Claudiano, quando descrive la personificazione della provincia della Britannia, la rappresenta con le guance marchiate col ferro, così come delle immagini marchiate col ferro, secondo Claudiano, sono sul volto dei Pitti, gli abitanti della Scozia. È chiaramente evidente che siamo di fronte non a una tintura, a una pittura del corpo, ma alla pratica del tatuaggio. Per correttezza va detto che le sperimentazioni eseguite sino ad ora da tatuatori professionisti con pigmenti a base del guado non hanno ottenuto dei risultati particolarmente soddisfacenti, ma va anche detto che l'unica alternativa proposta, quella di pigmenti a base di ossidi metallici, non convince del tutto. È vero che in una torbiera inglese, quella di Lindau, è stato ritrovato un corpo datato al I secolo d.C. che mostra delle tracce sia di ossido ferrico che di ossido di rame. Ma dopo attento esame gli archeologi hanno stabilito che molto probabilmente non si tratta di tracce intenzionali. Oltretutto dei pigmenti minerali andrebbero a cozzare contro la testimonianza letteraria che indica la parola vitrum utilizzata sia da Cesare sia da Pomponio Mela come il corrispettivo del greco isatis e di conseguenza la pianta del guado. Il fatto che il pigmento utilizzato dai britanni fosse vegetale e non minerale è rafforzato anche da una testimonianza altomedievale di Isidoro di Siviglia, che tra il VI e il VII secolo d.C. scrive che i britanni ancora si tatuano e che per farlo usano i succhi delle loro piante locali. Quindi, riassumendo tutte le testimonianze storiche e archeologiche sperimentali raccolte, possiamo dire che le donne dei britanni erano solite dipingersi tutto il corpo utilizzando un pigmento vegetale ricavato da una pianta, il glastum, che tuttora non conosciamo, ma che lo facevano esclusivamente in concomitanza con dei rituali particolari, mentre in generale tutti i britanni si tatuavano, sia uomini sia donne. Quindi non siamo davanti ad un'usanza che è caratteristica dei Celti in generale, ma ad un'usanza che è relativa a quelli delle isole britanniche, nemmeno a tutti in realtà, e che si divide tra una tintura corporale esclusivamente propria delle donne per determinati rituali e un tatuaggio che era comune a tutti. Nel continente non abbiamo nulla di certo a riguardo, se non una citazione di Strabone che parla del popolo degli Iapodi, una realtà mista di Celti ed Illiri che viveva nell'area delle moderne Bosnia-Erzegovina e Croazia. Ma probabilmente, considerando che si tratta di un popolo misto appunto di Celti ed Illiri, la pratica del tatuaggio di cui parla Strabone probabilmente è da ascrivere alla loro ascendenza parzialmente illirica. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale e se anche voi avete delle domande segnatele nei commenti in basso. Arrivederci.